In questo episodio degli americani sono un po' esagerati. è impressionante, io sono abituata all'Adige al Po. Non me lo aspettavo così collinare. Oggi sto facendo una fatica bestia. Yeah, because it's so hot. No, one is enough, you know. Non sono arrivata ad Albany. Cioè, ho preso 2 stronzate. Hey buddy! Invece di no, sei una figata. Sono l'unica col keyway, tutti gli altri tranquilli con la t-shirt, ma difatti si muore. Però un po' di acquetta ci stava. Allora c'è questo drittone infinito, la ciclabile veramente spacca, fuori dal traffico, sta da Dio, però è abbastanza un drittone. Trovo però una cosa degli americani, secondo me, sono un po' esagerati. Cioè, prendono molto le precauzioni, quindi diciamo un po' di allarmismo, forse un po' troppo esagerato, ma probabilmente un po' la loro cultura del tanto, no? Ad accogliermi oggi c'è April, originaria di Hong Kong ma ormai adottiva statunitense. Ci facciamo 2 chiacchiere in giardino e mi dice: Hosting is great because when I travel, I get to see the world. But when I don't have time to travel, my visitors bring the world to me. Le riesco anche a rubare uno scatto in analogico che a me piace molto. Il tempo qua scorre veloce e da buona italiana che bello trovare la moka e potersi fare il caffè. Scusate, parlo piano perché è ancora a letto, sono le 6 della mattina e io di solito mi sveglio a quest'ora. Mi ha fatto dormire nella sua camera, che è un po' il magazzino, diciamo, e quindi sono sommersa dal casino. Però è stato divertente dormire. Io ho voglia di arrivare a Chicago, cioè mi sembra così distante, ho ancora davanti probabilmente 1500 chilometri e sì, ci vorrà un po'. Conto di arrivare i primi di agosto, vediamo. Comunque questo quartiere è fantastico, è proprio come nei film con le case di legno, e mi ha detto che appunto il legno è un materiale abbastanza economico e quindi le case vengono fatte tutte così. E anche gli inglesi, diciamo, hanno civilizzato questa parte perché hanno colonizzato appunto per il discorso del legno, quindi è stata una cosa molto interessante. Mamma mia, che bella questa vista, stupenda. Considerazioni: generalmente le persone, allora non ho trovato nessun ciclista, ero l'unica, e sì, mi guardavano un po' con una faccia come dire dove cacchio va questa. Però generalmente considerazioni rispettano i ciclisti, quindi c'è tanta distanza tra te e la macchina e si fermano anche dietro volendo, quindi generalmente direi bene. Le strade sono abbastanza larghe, macchine sono enormi, non ce n'è uno che ha una Fiat 500, quindi tra truck e macchine è un bel casino. Tonetta. Questo era il vecchio treno, suppongo, di questa ferrovia. Purtroppo c'è questo drittone infinito verso Poughkeepsie. Probabilmente tra un po' ci saranno le prime deviazioni dovute alle alluvioni, ma mi immagino bene perché praticamente è acqua di qua, acqua di qua, ecco. Però molto molto bella. Sto vedendo animali che non ho mai visto prima. Come detto, questa avventura americana non l'ho organizzata per filo e per segno, mi sono voluta tenere un po' la sorpresa e un po' programmandola così, quindi ho delle idee molto vaghe di dove arrivo quando. Spero che questi 2 mesi e mezzo mi bastino
per arrivare anche un po' prima a New York e fare tutto quello che non ho fatto all'arrivo, che poi era smaltire il jet lag sostanzialmente. Ci sono i gender neutral restroom, poi ci sono quello per le donne e ci sono quello per gli uomini, quindi praticamente tu decidi in che bagno andare in base a come ti senti. Allora, questo è un ponte che hanno fatto, cioè l'hanno reso pedonabile e ciclabile. Si chiama Walkway over the Hudson, c'è questa bellissima vista sul fiume Hudson, e era chiuso prima perché per i temporali lo chiudono. Come dicevo, secondo me gli americani prendono un po' troppe precauzioni, un po' troppo esagerati. Però la vista è molto bella, quindi ho aspettato un attimo e adesso hanno riaperto e sto andando verso Kingston. Mamma mia, è impressionante, io sono abituata alla Diesel Po, impressionante. Ecco, il trail è chiuso, penso per le inondazioni. Sono passata ad ascoltare i podcast perché ciclabile è bellissima, ma tutta dritta. Mi mancano, non lo so quanto mi manca, poco per arrivare a Kingston. Dai, sono quasi alla destinazione che mi ero prefissata, sono molto contenta. Wait, South Street. Walk signs on the cross, South Street. Ah, lo sta facendo impazzire. Sono arrivata. Andrea mi ha appena scritto che è uscito con il cane e quindi mi ha lasciato tutto aperto. Mamma mia, che fine giornata, ragazzi. Aiuto. Cioè, mi ha lasciato veramente la porta aperta. Guardate che roba, bellissimo. Oddio, sto impazzendo. L'aria condizionata a manetta. L'unica cosa che non capisco è l'aria condizionata a 1000. Anche ieri non riuscivo a parlare, mi era venuto freddo e sono dovuta andare a letto. L'offerta sana nei supermercati è sicuramente ampia, anche se sono venuta a sapere che, nonostante qualche prodotto sia considerato healthy, la tolleranza dei conservanti additivi è pur sempre superiore a quella europea. Cioè, ho preso 2 stronzate e ho speso $15. Porca puttana. Tremendamente verde. Si sentono gli uccellini volare. Appena adesso ho visto probabilmente un falco, il mailbox fuori, così tutte in questi giardini immensi. Non me lo aspettavo così collinare. Oggi la tappa verso Albany è lunga. Il ginocchio un po', non so, questa mattina un po' mi dà dei problemi. Spero che ci sia questo senso di proprietà privata molto forte e fa quasi inquietante vedere, sembra che se passi ti uccidono. L'unica che pedala sotto il caldo, e queste colline mi stanno ammazzando. Io ieri ho dormito poco, oggi sto facendo una fatica bestia, queste colline mi stanno ammazzando. Two in your bag. Yeah, he perfect. Frozen. I keep him frozen for my grandson. Okay. Because he be walking, he always Yeah, like that's frozen perfect. water. Thank you so Okay, much. You're so welcome. kind. Don't worry about it, baby. Yeah, because Well, it's put so this in- hot. No, one it's enough, And you these know. are here. I Put have- these two it's in there. enough. Okay, cool. And you have cool. cold water, Cool. okay? All right. Okay. Good. You are so kind. You know, it's Don't very worry about hot it, baby. I'm today. always here. Anytime So you need me, I'm here. yeah, I saw you here outside. Yeah, these my two grandkids. This is my great grand.
You're beautiful. This is my great grand and this is my grand. Yeah, you're beautiful. This you one named too. after me. Okay, cool. And this is named Do- after her grandma. High five. Do you ride bicycle also? Yeah. Oh, cool. Do you like it? Great. Great. Hey, what's your name again? Tell her your name. Say Jayla. Dai, comunque la crisi è passata, ma oggi veramente è stata impegnativa. Ho trovato quella signora che mi ha dato dell'acqua perché stavo morendo. Vabbè, ma è bellissimo qua. Giusto per dire che stasera sono in questa oasi di pace. È proprio un giardino, cioè ragazzi, è incredibile. È di questo signore che è un super cicloviaggiatore, adesso è uscito, lo vedrò dopo. Non ho il costume, quindi almeno metto le gambe al fresco, come il Masetti che si buttava in un fiume e si lavava. Io invece mi butto nelle piscine. Nelle piscine private poi. Ah, che pace che c'è qui. Che mi riposo. È un po' strano lui, però magari poi se ho modo di parlarci riesco a capire insomma che tipo è. Ora non sono riuscita a farmi un'idea. Non sono arrivata ad Albany alla fine, non sono arrivata, mi sono fermata prima e mi prendo un po' di riposo. A volte corro un po' troppo, quindi ho bisogno di fermarmi. In effetti quest'ultimo host un po' strano lo era. Per la prima volta mi sono sentita straniera a casa di qualcuno. Ma si sa, il mondo è bello proprio perché è vario. Arrivando ad Albany, oggi tappa corta perché ieri mi sono fermata prima, avevo le gambe a pezzi, quindi dai, oggi si riposa. Spero di riuscire a vedere un po' la città. Aspettavo un po' più di casino per essere la capitale dello stato di New York, invece è abbastanza tranquilla, un misto tra nuovo e vecchio. Erika mi ospiterà questa sera. Lei è nella commissione di chi gestisce questi trail e mi spiega subito alcune cose. Il suo compagno invece in periodo Covid ha cominciato a lavorare la pelle, dando vita a questi oggetti per il bikepacking. Il link ve lo metto in descrizione se siete curiosi. That's so cool also. In this bag, wow. Right? No, that... Poi mi portano ad una social ride, per me la prima negli States. Lo scopo di questa social ride è quella di scoprire alcuni angoli di Albany, creare gruppo e andarsi a mangiare un gelato post lavoro. Insomma, una social ride per svagare la mente. Chiunque è benvenuto e chiunque può portare chi vuole. Hey buddy! Hey! Albany è la capitale dello stato di New York, anche se erroneamente si pensa che sia proprio la Grande Mela. Albany è un nome celtico, significa Scozia. La chiamarono così di fatto gli inglesi. Quando sono arrivata non mi ha dato molte sensazioni. E invece di no, sei una figata, è piena di luci e di case coloratissime e non me lo aspettavo. Comunque i ragazzi mi hanno fatto un bellissimo regalo perché questa social ride è stata molto bella e divertente.
si stanno cercando di diffondere un po' questa cultura. Diciamo che per esempio non c'è ancora un bel caffè qua, la gente ancora stanno cercando di risvegliare le masse, diciamo così, e lo stanno facendo bene. Sono un gruppo di ragazzi, stanno impegnando un sacco, quindi direi top, bello, bravi, mi è piaciuto. E anche questo giro il tempo ha giocato dalla mia parte, c'era troppo caldo ieri, ho cambiato i miei piani e voilà, giovedì fanno questa cosa, non lo sapevo, è stata una sorpresa. It's good for traveling. It's so light. So, what are you eating? I'm eating ice cream. Purtroppo la sera ricominciano le piogge con allerte anche per il giorno dopo. Per scoprire come va a finire, guarda l'episodio successivo.